Buongiorno e benvenuti a tutti su IT Problem Solver. In questa nuova puntata della nostra serie sull'intelligenza artificiale. Oggi ci addentreremo in un episodio che ha segnato la storia dell'intelligenza artificiale e della computazione. La leggendaria sfida tra il supercomputer Deep Blue di IBM e il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov. Negli anni 90 l'intelligenza artificiale iniziava a ottenere successi concreti, cominciava ad affacciarsi questa possibilità. Il mondo cominciava a prendere davvero sul serio la capacità delle macchine. Questa puntata esplorerà cosa rese speciale questa evoluzione e come Deep Blue riuscì a sconfiggere Kasparov e quale fu l'impatto di questa cosa sull'evoluzione della AI, Artificial Intelligence. Io uso sempre questo formato AI all'inglese che poi è più diffuso. Allora adesso vi passo in visualizzazione slide. Perfetto, vedete la prima slide della presentazione che è questa che introduce questa puntata. Andiamo alla successiva. Negli anni precedenti l'AI, l'Artificial Intelligence, era basata principalmente sulla logica simbolica, un insieme di regole molto rigide che funzionava bene per compiti limitati e circoscritti, ma presentava dei limiti enormi. Nel 1997 il computer Deep Blue di IBM riuscì a compiere qualcosa di straordinario, a sconfiggere il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov. Per la prima volta una macchina superò un essere umano in un gioco complesso che richiede non solo calcolo, ma anche strategia e visione di gioco a lungo termine. Ma cosa successe dopo? Poi questo evento simbolico riaccese l'interesse per l'intelligenza artificiale e per i computer. Si è cominciato a pensare, ma allora questi computer sono davvero intelligenti, riescono a fare le cose come noi. L'artificial intelligence cominciò a trovare applicazioni concrete, ad esempio in medicina per l'analisi di immagini diagnostiche e in finanza per prevedere i movimenti dei mercati. Poi addentriamoci ora bene a capire come è avvenuta questa vittoria. Ma cosa rese Deep Blue così potente? Analizziamo questa storica sfida più da vicino. Deep Blue non era un'intelligenza artificiale come la intendiamo oggi, non imparava dai suoi errori, né si adattava, non aveva adattamento, era un sistema basato su algoritmi a forza bruta. Ripassando gli algoritmi alla veloce, ci può essere ah, un algoritmo precedente, questa slide l'avete sì, l'avete già vista, questa qua. Ok, questa qua siamo su questa dove vedete anche sullo sfondo della slide, vedete proprio com'era il computer di Blue, il reale computer con cui è stato sconfitto Garry Kasparov. Comunque, ritornando all'algoritmo, non era basato in realtà su intelligenza, sull'adattamento, sull'imparare davvero il gioco degli scacchi, ma è un sistema basato su algoritmi di forza bruta. Andando a rivedere nell'intelligenza artificiale, prima di arrivare quando non si riesce a risolvere un problema con l'algoritmo, si può usare o un metodo euristico che diciamo si trova la soluzione migliore, ma che non è garantito che è la migliore in modo assoluto, perché magari la ricerca della soluzione migliore richiederebbe troppo tempo e sforzo computazionale. Quindi, per esempio, se una nave affonda e io devo salvare i container di più valore, quelli che posso portarli nelle scialuppe, ho bisogno di qualcosa che faccia un calcolo veloce senza fare un'analisi completa prima che la nave sia affondata. E poi l'altro metodo è proprio come quello del gioco degli scacchi, scusate, è la forza bruta, quindi analizzare tutte le possibili possibilità fino a in pratica esplorare tutte le mosse
fino a trovare la combinazione migliore, la più vantaggiosa, chiaramente prevedendo anche tutte le mosse che poteva fare l'avversario. Eseguiva praticamente regole predefinite e non era priva di apprendimento autonomo. La vittoria con Kasparov fu storica perché dimostrò che le macchine potevano superare gli umani in compiti specifici. Kasparov stesso però sottolineò che questa non era vera intelligenza e lo posso dire anch'io che non è vera intelligenza questa, un algoritmo di forza bruta. Andando a ripercorrere come si, io non sono un grande giocatore, come si è svolta questa sfida, però nel 96 c'era stata una sfida precedente, sempre tra Big Blue e il campione mondiale di scacchi, e la volta scorsa il campione mondiale ha vinto abbastanza facilmente. Poi IBM è stata chiesta la rivincita e in questa seconda partita probabilmente IBM ha modificato il computer, l'ha reso ancora più potente, ha trovato alcune cose. È andata così, e si basava sul meglio delle sei partite. Chi dei due sfidanti vinceva più di sei partite, quindi se ne vincevano tre a ciascuna erano pari, se uno ne vinceva due e l'altro una, vinceva chi vinceva più partite, il meglio delle sei partite. La prima partita di questa sfida nel 97 la vinse Kasparov e quindi subito sembrava di nuovo a prendere questa piega. La seconda invece alla fine si trovò in una posizione di svantaggio e Kasparov diede la vinta alla macchina. Poi per altre tre partite successive Kasparov era in vantaggio ma non riuscì a chiudere la partita e quindi per tre volte la partita finì patta. Alla sesta partita, alla fine Kasparov si trovò in crisi e diede vinta la partita a Big Blue. Però qui si diffusero le più leggende che ci fosse un campione di scacchi nascosto dietro il computer, che Kasparov avesse perso apposta per IBM, ma probabilmente la verità è che dopo queste partite la stanchezza che noi umani abbiamo, le macchine non hanno, a meno che non li fumano i circuiti, ha fatto sopravvento. Quindi Big Blue vinse la sesta partita per abbandono di Kasparov. Quindi si compì questa storica impresa che segnò, diciamo, un punto fondamentale della IT computing e anche della intelligenza artificiale. Questa vittoria di Deep Blue fu simbolica e dimostrò che la I poteva, poteva fare meglio per compiti specializzati come gli scacchi. Gli scacchi è una regola, è un gioco che ha molte possibilità, ma comunque ha delle regole ben precise. Tuttavia rimaneva ancora un sistema rigido, non imparava, non si adattava e non aveva alcun compressione del mondo reale. Ma cosa successe dopo? Questa sfida riaccese l'interesse globale per l'intelligenza artificiale. Le applicazioni pratiche cominciarono a moltiplicarsi, quindi analisi di immagini, alla, previs- alla previsione di mercati finanziari, altri problemi specifici al marketing, come si diceva, altri problemi specifici. Ma la vera rivoluzione che ci porta all'intelligenza artificiale che conosciamo noi avverrà nel 2010 con l'avvento del deep learning e le reti neurali profonde, che vedremo nella prossima puntata. Abbiamo visto già nelle puntate precedenti l'intelligenza artificiale deboli, le reti neurali non profonde, che al massimo hanno uno, due, massimo tre livelli nascosti. Ma questo, e quindi questo è stato un punto di partenza per lo studio, incentivare lo studio di queste reti neurali. E abbiamo già visto come apprendono le reti neurali, lo vedremo anche per il deep learning. No, possiamo, scusate, ogni tanto qualche colpo di tosse devo interrompere, comunque possiamo ben capire che posso già anticipare che l'apprendimento si svolgerà, hanno anch'essi un apprendimento
che magari sarà più complicato su base di dati più grandi, ma non è molto differente dall'apprendimento di una rete neurale non profonda, venivano usate per applicazioni specifiche dell'intelligenza artificiale, magari computer vision, traduzione, altre cose, un po' diciamo con compiti più circoscritti. Comunque non vi anticipo, lo vediamo nella prossima puntata. Anche questo, diciamo, come possiamo vedere, c'è un modo di diverso. Dall'algoritmo si studiava tutto prima e si vedeva che funzionasse. Invece qui si mette su un sistema e poi gli si fa imparare fin quando si converge a un funzionamento ideale che soddisfa le richieste degli output. Ma chiaramente anche questo, diciamo, è sempre un algoritmo. Poi ve lo dirò bene, poi lo vedremo bene nelle puntate successive. Andiamo a vedere la slide successiva, che sono le fonti. Come potete vedere, come potete vedere sono tutte tratte da fonti fatte appositamente per la presentazione, oppure l'immagine di blu è tratta da Wikimedia Commons, quindi una fonte open source che consente il libero utilizzo per fini didattici. Quindi abbiamo visto come Deep Blue e anche la storia, come è riuscita a battere il campione di scacchi e l'evoluzione della I. Ma il nostro viaggio, come avete già vi accennato prima, non finisce qua. Allora seguiteci, iscrivetevi al canale a vedere nella prossima puntata come l'intelligenza artificiale ha fatto il salto verso il deep learning e i modelli moderni come il GPT. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un like e l'iscrizione al canale per incentivare i video su questi canali. Quindi ci vediamo alla prossima puntata. Adesso passo in piena, di nuovo in schermo pieno e vi saluto a tutti. Nelle prossime puntate vedremo appunto le reti neurali profonde e poi nell'ultima vedremo le implicazioni etiche dell'intelligenza artificiale. E abbiamo fatto un lungo cammino, spero che vi possa interessare. Date un'occhiata anche agli altri video che ci sono sul canale che possono interessare. E qua ho lasciato i miei riferimenti in questa slide che adesso vi faccio vedere un attimo. Ecco, questi sono i miei riferimenti mail, ma vi consiglio di usare i commenti perché è sempre migliore. Iscrivetevi al canale, arrivederci alla prossima puntata. Grazie per chi è rimasto fino alla fine, grazie a tutti, ciao a tutti, arrivederci.